Benvenuti al nuovo episodio di Liber Monstrorum. Il protagonista di oggi è Leonard, il mastro patrono di Sabba. La sua è una figura complessa e poco nota. L'unica fonte accreditata della sua esistenza è il Dizionario Infernale, scritto da Jacques de Plancy, occultista e demonologo francese dell'Ottocento. Il demone viene descritto con 3 corna sulla testa, 2 orecchie da volpe, i capelli arruffati, gli occhi rotondi e infuocati, una barba da capra e un volto al posto del fondoschiena. È noto anche come La Grand Nègre e viene tributato con il titolo di Gran Mastro di Sabra, ministro della magia nera e degli stregoni. Coloro che lo adorano si prostrano a lui baciandogli il volto inferiore, mentre tengono una candela verde in mano. Può assumere l'aspetto di un levriero, un bue, un grosso uccello nero e, in casi eccezionali, anche di un tronco con il volto umano. Di carattere taciturno e maniconico, ma nelle assemblee in cui ha l'obbligo di presentarsi, dà sfoggi di superiorità e superbia nei confronti dei suoi avversari. Secondo De Plancy, i demonologi fanno risalire la sua figura a Bacco, la divinità greca, che presidia i Sabba orfici con il nome di Sabashish. Per rinforzare ulteriormente il collegamento tra Bacco e Leonard, cita Pierre Leloyer, dove il dio greco viene descritto come un demone spaventoso e dannoso, un corno in testa e un giavellotto in mano. Lo considera sia maestro che guida, dio degli stregoni e delle streghe. Per loro è sia un capretto sacrificale che un caprone cornuto. Tuttavia, va sottolineato, Pierre Leloyer è stato criticato molto duramente nei secoli a causa della sua saccenza. Lo storico Michaud lo definì un prodigio di erudizione, ma privo di gusto e giudizio, un uomo che si vantava di conoscere tutti i piccoli costumi dei popoli antichi, ma che non conosceva i costumi della provincia secondo i quali era chiamato a pronunciarsi ogni giorno. De Plancy cerca di trovare un posto a Leonard anche nella gerarchia infernale, ispirandosi alla pseudo-monarchia Daemonum scritta da John Weir. Nella sua versione, l'inferno non è più governato da Satana. Al potere adesso c'è Belzebù. È diventato il regnante dell'inferno e ha fondato l'Ordine della Mosca. Satana sta all'opposizione. Eurinom è il principe della morte e comandante dell'Ordine della Mosca e Leonard viene investito del titolo di cavaliere dell'Ordine della Mosca. Secondo la gerarchia proposta, risulterebbe quindi un vassallo di Belzebù, allineato alla fazione che ha preso il potere negli inferi. I Sabba che De Plancy attribuisce a Leonard vengono identificati nel seguente modo. Devono svolgersi presso crocevia o luoghi selvaggi dove possono formarsi tempeste o grandine. Il luogo deve essere maledetto così che né erba né altro possa crescerci. Devono svolgersi dal mercoledì al giovedì oppure dal venerdì al sabato. Gli stregoni devono possedere un marchio che, muovendosi sotto pelle, gli avvisa del richiamo del diavolo. I partecipanti devono obbligatoriamente aver dormito durante i 2 giorni per poi recarsi al luogo di incontro a cavallo di bastoni o scope, unte con grasso d'infante, passando attraverso il camino. Per volare devono ripetere più volte Amen e Tan, ed è prevista una multa a chi arriva in ritardo perché il diavolo pretende disciplina. Durante il sabba è necessario rendere omaggio al padrone prima di iniziare un banchetto. Durante il pasto avvengono anche canti blasfemi e in seguito avviene una danza celebrativa in cerchio con un gatto attaccato al fondoschiena. Gli uomini devono raccontare le malefatte commesse e se il mago non si distingue viene punito, mentre le donne invece devono rispondere ai loro patroni. Se i rospi dovessero affermare di non venire accuditi adeguatamente, anche le streghe verrebbero punite. I canti e i balli proseguono fino al canto del gallo, il quale fa sparire tutto magicamente. Il dizionario riporta anche un processo avvenuto ad un seguace di Leonard. Non ci sono riscontri storici per casi realmente accaduti, ma lo colloca durante il regno di Enrico IV di Borbone. L'imputato è lo stregone Pierre Daguerre. Aveva 73 anni e venne accusato, insieme alle sue 2 nipoti, di causare malesseri nel villaggio tramite veleni e sortileggi. Nei sabba guidati da Pierre si consumerebbero orge per evocare il demonio, il quale uscirebbe da una brocca e donerebbe un bastone d'oro allo stregone, prima di tornare da dove è venuto. Durante l'empia celebrazione, le streghe possono promettere i figli di qualcun altro in cambio di favori, ma se durante il successivo incontro non sono in grado di presentarlo, il prezzo deve venire pagato con uno dei loro figli. Quando un ragazzo viene presentato al diavolo, gli vengono affidati un padrino e una madrina. Il bambino deve poi rinunciare ai voti cristiani e solo allora Leonard lo marchia con uno dei suoi corni sulla mano sinistra. Il ragazzo poi è incaricato di custodire un rospo e se si dovesse dimostrare degno, il marchio prenderà la forma di una zampa di lepre, rana o gatto. Una volta ottenuto il marchio, esso lo certificherebbe come stregone e potrà partecipare alle danze e ai banchetti del sabba. I bambini che invece non superano la prova vengono scuoiati dalle streghe e preparati nei calderoni per i banchetti. Attualmente non ci sono studi che possono dimostrarlo, ma si suppone che la creazione di De Plassy sia una reinterpretazione di Lucifugero Focal,
un demone che appare all'interno del Grande Grimorio con un aspetto molto simile. In ogni caso è necessario fare molta attenzione alle fonti. Gli appassionati moderni hanno trovato terreno fertile nel mito di Leonard e hanno iniziato ad aggiungere deliberatamente dettagli narrativi che non corrispondono necessariamente alla storia originale. Anche Megaten ha un'interpretazione particolare. Appare solamente in 6 titoli e solamente uno di essi fa parte della linea principale. Kazunari, l'autore delle schede di storia del gioco, lo fa risalire per qualche ragione poco chiara alla religione abramitica, in particolare a Israele, e lo mischia alla figura dei Baphomet. Risulta particolarmente evidente confrontando gli sprite di entrambi i demoni, i quali sono evidentemente un recolor dello stesso modello. Ipotizzo, ed è solo una mia opinione, che condividendo la natura magica con Baphomet insieme alla scarsità di fonti, abbia portato per motivi artistici la fusione delle due figure. Viene affibbiato un ruolo di potere nel secondo capitolo di Digital Devil Story, dove appare come leader del culto Deva. Sarà necessario smascherarlo e sconfiggerlo affinché gli umani da lui ipnotizzati possano venire liberati. Un altro ruolo importante viene ricoperto anche nel manga Tokyo Revelation. La sua ultima apparizione nel franchise è del 1945, stesso anno in cui viene trasposto il manga Tokyo Revelation, dove però nell'anime viene completamente tagliata la sua storia. Forse sintomo che neanche la Atlus fosse convinta di come utilizzare la sua figura. Anche oggi il nostro tempo è giunto al termine, ma altre storie arriveranno presto sul canale. Sperando di rivedervi al prossimo racconto, un saluto.